Alla linea 27 voi vedete una parola sottolineata, vero? La stessa parola, ovviamente con i risultati della declinazione, la trovate alla linea 29 come secondo vocabolo. Queste due parole, se voi date un'occhiata a tutto il testo, non le trovate più. La parolina in grassetto della linea 28, la prima, che sarebbe la terza nella riga, meripnmna, la trovate alla riga successiva, versetto 29, e poi non la trovate più. Date un'occhiatina all'ultima parola della linea 28, è uguale all'ultima parolina della linea 20. Scusate, linea 30, scusate. Non la trovate più. Adesso perdete un momento di tempo a guardare quei pastrocchietti che io vi ho scritto sulla destra, in inchiostro meno evidente. Notate una X grande che incrocia Agripnia e Agripnias, Merimna e Meribna dall'altra? Bene. Si chiama chiasmo ed è una leccornia della stilistica semitica. Ponendo invece il terzo nome semplicemente come parte finale di questa triade in parallelo però perfetto. Questi 4 stichi sono stati studiatissimi anche dal nipote quando ha tradotto, in modo tale che il lettore attento si rendesse conto che i versetti 1 e 2 sono un'unità a sé stante, distinta dalle altre unità, forma un pensiero. E quindi il versetto 1 e 2 va letto da solo. Poi, casomai, va messo in dialogo con gli altri, ma va capito in maniera unitaria. Adesso provate a fare un'altra piccola fatica. La linea 32 ha 3 paroline in grassetto corsivo. Se voi notate, la linea 34, la prima parola è identica. E copiasen. La seconda è diversa perché è antitesi. Sopra avete il ricco, alla linea 32, al secondo posto, e alla linea 34, al secondo posto, avete il pitocco, ptokos, il povero. Ma se notate l'espressione è identica. Potete controllarla alla linea 16 e alla linea 17. Il ricco fatica nel, un povero fatica nelle. È la stessa identica cosa che noi vediamo in greco. Fatica del ricco, fatica del povero. Se osservate la linea 33 e alla linea 35, avete la stessa identica espressione. E nello smettere, in italiano ho messo e se smette, ma nella nostra costruzione della linea 33 e 35 è una costruzione di tipo nominale. E allora voi qui avete, guardando sulla destra ancora, lì dove l'inchiostro è meno evidente, avete la cosiddetta costruzione parallelistica. Ciò che viene detto del primo, A, B, viene detto del secondo, A', B'. Ciò che viene detto del ricco viene detto del povero, naturalmente con concetti diversi. Questa è un'altra leccornia della stilistica semitica.
La stilistica semitica ha fondamentalmente due strutture, questa parallellistica e poi quella concentrica, A, B, C, B, A. Cioè si va verso il centro, oppure in parallelo A, B, C, A, B, C, in questo caso A, B, A, B. Alla linea 37 il nostro amico dice basta stilistica semitica, adesso ragioniamo da greci. E ti piazza il quadro di un tizio dalla linea 37 alla linea 42. Alla linea 37 fino alla linea 42 c'è colui che agapao. È interessante. Non è Fileo. Non è io amo la ricchezza e quindi vedo che la ricchezza ama me. Io do qualcosa alla ricchezza e la ricchezza dà qualche cosa a me. No, questo è scemo. Perché questo dà tutto alla ricchezza e non riceve niente. Ricordate, c'è il verbo agapao. Allora qui abbiamo da una parte colui che ama la ricchezza, dal versetto 5 al 7, ed è già stolto. Non viene detto, non viene chiamato stolto, ma lo si deduce con chiarezza dal verbo che l'autore usa. È uno che alla ricchezza dà tutto senza aspettarsi niente. Questo è proprio fuori di testa. L'altro, la linea 44, invece è Macarios, beato. Beato il ricco. E se voi date un'occhiatina alla linea 53, lì avete la chiave del perché è beato. E non occorre neanche che sappiamo greco. La terza parolina è eleemosinas. Non occorre sapere greco. Eleemosinas. Non occorre sapere greco. Ecco perché dico che voi sapete greco più di quanto pensiate. Perché il greco che voi sapete è più che sufficiente per capire questi piccoli intrecci. Allora, quella specie di riga che vi taglia a metà il testo, che sembra proprio scappata dal computer senza volerlo, invece una riga volontaria, è stata messa apposta quella ragnatela lì. Perché allora, quel ricco del versetto 32 non è esattamente il ricco del versetto 8 o è lo stesso? Perché anche se questo ricco, fra virgolette, benefattore, quello dell'ultima strofa, è un benefattore, non per questo cessa di essere ossessionato dalla domanda dove investo. I titoli Fiat scendono, autostrade salgono, allora disinvesto dalla Fiat, reinvesto nelle autostrade. Verrà l'estate in cui ci saranno i lavori di manutenzione, calano le azioni dell'autostrada e cresce, che so io, la chimica, e allora si disinveste dall'autostrada e si investe in chimica. Ogni giorno deve leggere il Sole 24 ore. Deve stare attento al listino della borsa, anche se è un ricco benefattore. E quindi, anche se lui è così, fatica, è il suo lavoro. E qualche volta perde il sonno perché non investe 1.000 euro. Gli investitori investono centinaia di migliaia di euro, tra l'altro li hanno, ed è un altro paio di maniche, perché San Giovanni Crisostomo diceva un ricco o è ladro o è figlio di ladri, punto. Non è un'affermazione molto, diciamo così, rispettosa, perché non fa le sane distinzioni, è uno slogan più che un'affermazione sapiente. Tuttavia, colui che ha in mano
questa responsabilità, che sia buon ricco, che sia un cattivo ricco, ha sempre l'insonnia. L'insonnia nel mondo biblico non significa che non è capace di dormire, può capitare anche questo, perché quando uno fa un investimento sbagliato di centinaia di migliaia di euro, è chiaro che gli viene l'insonnia. Ma al di là della battuta e dell'esagerazione, è uno che deve stare sempre attento con le orecchie per aria. È diverso di chi ha un lavoro, lo sa gestire bene, ci sono degli impegni, c'è della preoccupazione, ma non pari a quella. Ora, se noi riflettiamo solo su questa struttura, che cosa troviamo? Potremmo dire così: c'è una piccola strofa all'inizio di 4 stichi, seguita da un'altra piccola strofa di 4 stichi, e siamo in ambito semitico, come mentalità. Poi abbiamo un dittico, una specie di quaderno fatto da 2 pagine soltanto. Da una parte avete il ricco che ama le ricchezze, e dall'altra avete il ricco che è capace di essere benefattore. Questo è il primo impatto con il testo, un impatto che nessuno poteva assolutamente vedere nella lettura, diciamo, piana, che va dalla linea 14 alla linea 25. Leggere quel testo lì voleva dire leggere una frittata, senza significato. Andare al testo originale e osservare questi piccoli giochi che l'autore semina nel suo testo significa capire come articolare la comprensione di quel brano. E allora abbiamo una parte del brano, la prima parte, dal versetto 1 al 4, che ci porta nella mentalità di tipo ebraico puro, e l'altro invece che ci porta nella mentalità di tipo ellenistico, cioè ebraico-greco. Fatta questa prima esperienza di accostamento al testo e fatta questa scoperta, che non è poi la fine del mondo, ma ci aiuta a gestire meglio il testo, adesso passiamo al primo elemento, cioè ai primi 2 versetti. Come viene vista la ricchezza? Cioè, che impatto ha il Siracide con la ricchezza? Non ha un buon rapporto. Non ha un buon rapporto. Perché il messaggio che emerge dalla linea 57 e 58 è la seguente: la ricchezza è capace di generare logoramento, affanno, insonnia, ed è come una grave malattia. Se voi osservate bene, io non ho detto niente altro di quello che sta dicendo il testo. Insonnia, per la ricchezza, logora, quindi la ricchezza è insonnia e logoramento. L'affanno è perdita di sonno. Leggete il testo, non occorre fare grossi commenti o fare grandi ricerche. Allora possiamo cominciare col dire, stiamo un po' attenti, che il Siracide è pessimista verso le ricchezze, quindi avete già il criterio critico con cui leggere questo testo. Stiamo ascoltando uno che è contro le ricchezze, non uno che è neutro e dice la ricchezza è una realtà che posso adoperare bene, posso adoperare male. È uno che parte dicendo state attenti, la ricchezza è male. Allora, quando ci sono queste assolutezze, noi dobbiamo sempre tenere presente che la vita non è mai fatta di una realtà sola. Ogni realtà ha di fronte il suo opposto. Il bene ha il suo opposto il male, l'alto ha come suo opposto il basso, il santo ha come suo opposto il peccatore, il ricco il povero.
E quindi certi giudizi estremisti non ascoltateli mai, per principio, perché esiste il suo opposto. E allora, se volete riflettere sulla realtà, dovete tenere presente tutte e due le posizioni, non una sola, perché allora vuol dire essere fondamentalisti. E mi pare che il fondamentalismo non stia dando gran prova di sé, sta dando gran manifestazione di sé. È meglio che i preti non facciano politiche. E quindi ci fermiamo qui. Secondo elemento da tenere presente: il Siracide di per sé non dice butta via la ricchezza. In tutto il testo non abbiamo visto nessun invito a buttare via la ricchezza, ma c'è solo l'avvertimento che la ricchezza è una noia piuttosto pesante. Vi dicevo che bisogna ascoltare anche l'altra campana. L'altra campana per noi è rappresentata dal Coelet, personaggio curioso che voi già conoscete perché abbiamo dedicato un anno intero a questo signore. Cosa dice il Coelet in merito al nostro tema? Le ricchezze sono buone o sono cattive? Se osservate, alla linea 65, il Coelet inizia con una frase molto vicina alla linea 37. La linea 37 dice «O agapon chrysion», colui che ama l'oro. Il nostro amico Coelet incomincia con una frase quasi uguale: «Chi ama il denaro?» Cicerone, che era un filone, è il classico disincantato della vita. Se voi leggete Cicerone per imparare lo stile latino, verrete fuori arricchiti. Ma se lo leggete per imparare i concetti, venite fuori molto tristi. Cicerone diceva, fra le tante altre cose, libri ex libris fiunt. Non è un latino trascendentale. I libri sono fatti da altri libri. Il libro che viene pubblicato oggi è in gran parte copiatura di libri precedenti. Il Siracide qui ha fatto trucco. Il Coelet è del IV secolo, Siracide del II secolo, avanti Cristo. Siracide conosceva molto bene il Coelet e qualche cosa ha copiato. Questa è un'espressione che il Siracide copia dal Coelet. Chi ama l'oro, sì, l'aveva già scritto il Coelet, chi ama il denaro. Mai si sazia di denaro, siamo alla linea 65. E chi ama la ricchezza non ne trae profitto. Anche questo è vanità. Intendete per vanità non quella gioia che le donne provano davanti allo specchio, ma oggi bisogna dire anche gli uomini. Non è quella vanità, credete. Il concetto che qui esprime l'autore sacro di vanità equivale a vuotezza. Chi ama il denaro mai si sazia di denaro e chi ama la ricchezza non ne trae profitto. Anche questa è vuotezza, insulsaggine, un non-sens. Con il crescere dei beni i parassiti aumentano e qual vantaggio ne riceve il padrone se non di vederli con gli occhi? Tenete presente questa frase. Con il crescere dei beni i parassiti aumentano,
Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Oh! Adesso abbiamo scoperto qual è la fonte del Siracide. È il Coele. Ma il Coele non è pessimista come il Siracide, vediamo adesso. Un altro brutto malanno visto sotto il sole, ricchezze custodite dal padrone a proprio danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare. E il figlio, che gli è nato, non ha nulla nelle mani. Come è uscito nudo dal grembo di sua madre, così se ne andrà di nuovo come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Anche questo è un brutto malanno, che se ne vada proprio come è venuto. Qual vantaggio ricava dall'aver gettato le sue fatiche al vento? Inoltre, avrà passato tutti i suoi giorni nell'oscurità e nel pianto fra molti guai, malanni e crucci. Ecco quello che ho concluso. È meglio mangiare e bere e godere dei beni in ogni fatica, durata sotto il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà. E questa è la sua sorte. Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua parte e di godere delle sue fatiche. Anche questo è dono di Dio. Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore. Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini. A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori, e non gli manca niente di quanto desidera. Ma Dio non gli concede di poterne godere, perché è un estraneo che ne gode. Ciò è vanità e malanno grave. Cosa sta dicendo? Se uno accumula, adesso perdonatemi le cifre, che so io, 100 miliardi di euro, ma anche se ne spendi un disastro al giorno, nella tua vita riesci a spenderli tutti. E allora che ti servono? Che differenza passa fra colui che guadagna da vivere tutti i giorni e colui che ha le ricchezze e le ha sepolte da qualche parte? Il primo lavora, guadagna e se la gode. Non avrà grandissime gioie, ma vive una vita serena. L'altro è sempre pauroso che quelle ricchezze gli vengano rubate. Guarda, sto dicendo questo. E che differenza passa poi a livello quotidiano? Quello va a vedere le sue ricchezze, le vede, gioisce, ma sono lì e non sono sue, non può adoperarle. Perché quello che gli occorre non equivale alle ricchezze che ha, ma ha molto meno. Perché non si mangiano gli spaghetti dorati, non si mangiano le polpette con i diamanti dentro, fanno male alle budella, tagliano. Allora, una polpetta senza diamanti è molto più salutare e gli spaghetti non foderati d'oro si digeriscono meglio. E allora se per mangiare hai bisogno di X, quel X ce l'ha anche l'altro che lavorando onestamente prende i soldi che riesce a goderseli. Capite il ragionamento che sta facendo il Coele? Il Coele non dice non devi lavorare, ma dice se tu sei
in possesso di questi beni, fai i tuoi calcoli. Mettiti in rapporto alla tua vita, vedi quello che puoi spendere e guarda che tutto ciò che non puoi spendere lo gioirà un altro che non ha fatto le tue fatiche. Allora il problema è l'equilibrio tra fatica e gioia di quei pochi giorni che Dio ci dà. Perché guardate che Dio non ce ne dà mica tanti, ci dà un mucchietto di anni, stanno in un palmo di mano. Allora cerca di vivere prima di tutto con serenità questi giorni. E serenità vuol dire provvedere a sé, perché no? Ma quando hai provveduto a te, se vuoi essere generoso, provvedi anche ai tuoi figli, e dopo ti rendi conto quanto le ricchezze da una certa linea in su diventino superflue. Però, il Coelet lo ha già detto all'inizio, noi abbiamo un brutto rapporto con la realtà, perché esiste nell'uomo un sentimento che gestito male si chiama avidità. Io sono vecchio, nessuno si offenda se ha la mia età, ma quando facevo le elementari, il vecchio maestro Ermenegildo Marchi, pordenonese, detto Gildo, ex fascista, ma di una pulizia mentale e di un rispetto della persona formidabile, lui era ufficiale delle camicie nere in Africa, perché ogni tanto si lasciava andare le nostalgie con noi ragazzi e noi dicevamo mamma ancora oggi. Va bene. Aveva scelto il libro di lettura Fratelli e mi ricordo che in copertina c'era la facciona di lui e la faccina di lei più giovane sempre. E c'era in questo libro di lettura, dunque noi avevamo una lettura al giorno, un paio di orette che non ne potevamo più. Una di queste letture diceva così, che una volta il diavolo fa le scommesse con un contadino avido e gli dice, senti, io sono padrone della terra, tu sei povero in canna, io ti do la possibilità di essere padrone dei campi che tu, prima del tramonto, riesci a toccare con il tuo bastone. Però, se prima del tramonto non torni qui, tutto ciò che hai segnato lo perdi e perdi anche la tua anima. Se invece, alla fine della giornata, tu arrivi qui prima del tramonto, ciò che hai segnato è tuo. E questo uomo parte e vede una bella valle e tocca i campi della valle, dice questo mi piace, poi guarda, vede i monti, dice beh il bosco, anche il bosco è una cosa importante, va su e segna alcuni appezzamenti di bosco. Poi dall'alto della montagna vede la collina e dice mi piace anche quel pascolo e le ore passano. E quando lui è arrivato al pascolo delle colline, l'ora è già tarda e non riesce a tornare indietro per il tramonto. E quel contadino perse i terreni che aveva segnato e anche la sua anima. Questa si chiama avidità. Erano le favole di Esopo tradotte in forma moderna. Ma guardate che ancora noi oggi abbiamo bisogno di favole, perché i ragionamenti non ci convincono, mentre i miti ci convincono, perché di fronte a un racconto non ci sono obiezioni, e di fronte a un ragionamento che ci sono obiezioni. Forse adesso capiamo perché Gesù parlava in parabole, e non è che facesse tanti ragionamenti da accademia,